Il David di Michelangelo è l'icona del Rinascimento, la perfezione in assoluto, la prima statua colossale dopo l'antichità, con i suoi 5,17 m di altezza e 5.660 kg. Fu commissionato per essere collocato sullo sperone della cupola del Duomo di Firenze Santa Maria del Fiore. Già nel 400 due artisti si esercitarono su questo blocco di marmo enorme ma di qualità scarsa e non riuscirono, quando il giovane Michelangelo Buonarroti, con soli 26 anni, venne ad accettare questa sfida e dal 1501 al 1504 riuscì a scolpire questa statua eccezionale ambita da tutto il mondo. La famosissima storia, il racconto della Bibbia di Davide e Golia la conosciamo tutti, il piccolo pastore che affronta il grande e violento Golia. Era una figura che ispirava tanti artisti già prima di Michelangelo, parlando di Verrocchio, del Donatello. Ma Michelangelo ci presenta un David senza la testa del Golia sotto il piede o nella mano, senza la spada, solo ed esclusivamente questo giovane pastore che, nonostante sia nudo, non è indifeso, nonostante sia forte, non è violento. Insomma, una presentazione profondamente umana della figura. E vediamo da questo lato anche la posizione delle gambe, il contrappeso. Vediamo le dimensioni di questa figura che sono eccezionali e proporzionate quanto meglio non si poteva fare. E tutto ciò lavorato in 3 anni da Michelangelo Buonarroti, che ci fa vedere ogni dettaglio dal ricciolo all'occhio, allo sguardo, fino ai muscoli, e tutti noi ovviamente li invidiamo. La Galleria dell'Accademia di Firenze come museo nasce nel 1872. Proprio per il David di Michelangelo viene costruito, progettato questo edificio da Emilio De Fabris, che mette proprio in scena il David come in una basilica, come in un luogo sacrale, ed è come un'apoteosi, avvicinandosi al capolavoro di Michelangelo, che si passa davanti ai prigioni. Queste sculture che dovevano far parte del monumento funebre di Papa Giulio II. Poi il progetto non andò a buon fine ed è questo il famoso non finito di Michelangelo. Un non finito che ci dà l'occasione non solo di vedere come lavorava, e in più ci danno anche questa sensazione di vedere queste figure che con forza e movimenti cercano di uscire dal marmo. I prigioni riportano anche ciò che Michelangelo stesso ci racconta nelle sue rime, perché lui non è l'artista, ma lui è solo colui che aiuta alle figure ad uscire, a liberarsi della pietra, ad uscire dal marmo.